Ciao a tutti amici dello Scorpione, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Scorpione, tendenze energetiche affettive per la prima metà di ottobre. Abbiamo il mondo, amici dello Scorpione. Periodo di completamento, periodo di raggiungimento di certi risultati. Quando c'è il mondo si parla di una chiusura di ciclo per l'apertura, per dare il passo a un nuovo ciclo. Alle volte può anche parlare di distanza, di trasferimenti. Andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta. Come sempre vi ricordo che le letture sono generiche, sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio, vi consiglio di ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video. Ragazzi, la descrizione del video è un po' difficile incontrarla, trovarla adesso perché YouTube sta cambiando delle cose. Voi cliccate sul titolo del video, vi compare una specie di finestrella, c'è scritto altro in fondo, voi cliccate lì e vi si apre tutta la tendina, anche perché lì trovate link a video interessanti e il mio indirizzo email che vedete anche qui e lo trovate anche nelle info del canale. Le letture per i single sono già online, le trovate nelle playlist e le potete integrare con questa lettura. Partiamo con un fante di coppe. Abbiamo un 5 di bastoni, un 2 di pentacoli, il Papa, un 5 di spade, gli amanti e 5 di coppe. Allora, devo dire che la prima parte del mese, scusate, la prima parte della lettura, è come se ci fosse una sorta di indecisione, competizione. Lo faccio o non lo faccio, vado o non vado, accetto o non accetto. Ho come questa sensazione. È come se aveste bisogno di qualche cosa di più, tipo un input, per fare questa scelta, questa decisione, questo passo, insomma. Andiamo a vedere carta per carta, perché comunque abbiamo un fante di coppe, quindi potrebbe rappresentare la vostra energia o magari per qualcuno una persona di interesse. Andiamo a vedere. Asso di pentacoli e carro. Sì, ho come l'idea che possa essere iniziata un'amicizia, una conoscenza con qualcuno che magari è alla distanza, cioè nel senso che abita lontano da voi. Però avendo questo asso di pentacoli, credo che questo inizio sia ben concreto. Andiamo a vedere il 5 di bastoni, 2 di coppe, 2 di coppe e fante di bastoni. Allora, qui le persone potrebbero essere due, anche perché qua abbiamo un 2 di pentacoli. Ci potrebbe essere... ragazzi, sento che qualcuno è combattuto sul se vedere una determinata persona oppure no, o sul se iniziare una relazione oppure no. Andiamo a vedere il 2 di pentacoli. 4 di bastoni, l'una, e questa è venuta fuori, la guardiamo. E re di bastoni. Ragazzi, ho come la sensazione qui che siate titubanti se iniziare la relazione o no,
in quanto non vi fidate tanto della persona. È come se non ci fosse uno scambio equo tra le due persone, perché sento che voi avreste voglia di stabilità, di qualche cosa di, insomma, un po' più, mi verrebbe da dire concreto, però in realtà è concreta questa cosa, è come se non ci fosse un compromesso, un accordo. Se per esempio avete conosciuto questa persona da poco, perché comunque c'è un asso, vi dico che potreste non essere gli unici corteggiatori o corteggiatrici, insomma. Andiamo a vedere il Papa. Cinque di spade e 7 di bastoni. Allora, come vi dicevo, è come se avessi bisogno di un input in più, di qualche conferma in più, di qualche certezza in più, ma ho la netta sensazione che l'altra persona invece non vi dia queste conferme di cui voi avete bisogno e di conseguenza ecco che appare la luna, le paure, le incertezze, le proiezioni. Perché con questo Papa abbiamo un bel 5 di spade e qui abbiamo di nuovo un 5 di spade. C'è confusione mentale. È come se la relazione non fosse chiara. Regina di spade per il 5 di spade. E morte. Mm. Ragazzi, qui si tratta di tagliare dei pensieri, o sì, o di tagliare dei sogni, o di tagliare delle proiezioni, quello che noi vorremmo, ma magari l'altra persona non ce lo può dare. C'è morte e regina di spade, sono due carte che tagliano. La morte in realtà è una bella carta perché parla di rigenerazione, ma prima c'è da lasciare indietro tutta questa confusione mentale, questo bisogno di riconoscimento, questo bisogno di un input, cioè quando siete insicuri invece di aspettare che sia l'altro, voi agite come vi dice il cuore in un certo senso, no? E poi in base a quello vedete l'altro come reagisce. Però qui c'è da... mi viene da dire anche da lasciare andare il controllo, perché la regina di spade è una di quelle energie che tende a controllare e quando il 5 di spade è al contrario è un ipercontrollo. E se siete voi che avete il piede in due scarpe, non lo so, perché qui c'è comunque un matrimonio di mezzo. È come se ci fosse un matrimonio che blocca, quindi può anche essere per qualcuno che la persona sia già sposata, che abbia una situazione confusa. Però qui vi dicono tagliate le proiezioni, tagliate i sogni. So che è brutto da dire così, però quando uno sogna tanto con una persona, ma alla fine questa persona non si svincola mai, quanto tempo volete ancora aspettare questa persona? Qui c'è da vederci chiaro fondamentalmente, però guardate, la cosa positiva, io credo che siano solo vostre proiezioni, non credo che la persona, perlomeno per quello che vedo qui, perché? Perché poi abbiamo la carta degli amanti, che è la carta dell'equilibrio, dell'amor proprio, e anche la carta della scelta. Fatemi vedere, va, prima che dico qualcosa di cui poi è volata una carta, adesso la recupero. 4 di pentacoli, datemi un attimo. Era un 3 di pentacoli. Voglio andare a vedere anche questo 5 di coppe, 7 di spade e regina di bastoni al contrario. Ragazzi, allora, quello che vi posso dire è che potrebbero venire fuori delle bugie che sono state raccontate e per cui potrebbe esserci la perdita della fiducia in qualcuno o in qualcosa, se fosse l'amore, ipotesi. Vi dico, molto dipende
modo in cui voi vedete le cose, perché quando c'è la Luna è un satellite, ma è illuminato a metà, l'altra metà è in ombra. Quindi quando la si guarda dalla Terra si ha solo un'idea, diciamo così, tra virgolette, parziale della Luna, non si vede tutto, è come se ci fosse appunto una verità illuminata a metà e qui a fine mese vi renderete conto di che cos'era la parte che non era illuminata. Vi dico, qui gli amanti la sento come una carta di amor proprio, quindi qui è ora di capire cos'è un amore che vi nutre, come volete voi il vostro amore, i paletti che dovete mettere, ok? Perché voi avete bisogno di questa stabilità, ma è come se ci fosse sempre una competizione interna, o magari tra due persone che vi corteggiano. Oppure potrebbe, se foste voi una terza persona, la terza persona, diciamo, perché qui vi ho detto che c'è già qualche tipo di contratto, qualche tipo di questione ufficiale in piedi, è come se foste un po' in lotta sul vedo di nuovo questa persona, vado avanti, continuo a creare una relazione, oppure, visto che le cose stanno così, è meglio tagliare definitivamente e cercare qualcun altro. Vi dico, qui la carta degli amanti ha un 4 di pentacoli, ha una carta di attaccamento. Sento che qualcuno è attaccato all'idea dell'amore che ha con questa persona, probabilmente per le cose che vi siete detti. Però fate attenzione a non proiettare l'idea che avete voi sull'amore a quello che sono i fatti, quello che vi dà effettivamente l'altra persona, perché la cosa non è in equilibrio. E voi, con il 3 di pentacoli al contrario e il 6 e la carta degli amanti, avete bisogno di lavorare sull'amor proprio perché vi date meno valore di quello che in realtà avete. Occhio alle manipolazioni, perché avete due volte il 5 di spade, la regina di spade, il 7 di spade e la regina di bastoni girata al contrario. Quindi le manipolazioni, in questo caso avendo tutte queste spade, potrebbero essere manipolazioni mentali, cioè le proiezioni sono manipolazioni mentali. Quando questo sarà finito vedrai come staremo bene, ma prima deve finire questo e bisogna vedere quando finisce e bisogna vedere se finisce. Quindi voi vivete nel qui e ora, non vivete nella speranza di promesse future. Spero che questo messaggio sia stato di uno spunto di riflessione, ragazzi. Sicuramente non risuonerà con tutti, eh. Però vi dico, qui avete il mondo. È una carta che vi dice il mondo è, come vi posso dire, il bambino interiore guarito. Qualcuno che è arrivato al compimento, è arrivato a maturazione, ha capito. Andiamo a vedere un oracolo di questi e poi un oracolo degli angeli. E qui avete anche la morte che è una carta di trasformazione. La carta degli amanti è una carta di scelta, ma è una scelta per amor proprio. Questa carta vi dice di parlare fondamentalmente, che siano email, che siano messaggi di testo, che siano WhatsApp. Dice di parlare di più, di confrontarvi di più, però guardate anche che cosa dice, hoovering. L'hoovering è una fase del ciclo di abuso narcisista, ragazzi. Hoover in inglese vuol dire sarebbe l'aspirapolvere. Quindi hoovering è come se vi stessero aspirando. Se qualcuno si fa sentire, voi siete lì che pensate, non so se riunirmi oppure no, questo rapporto mi ha fatto male e non voglio più star male o cose di questo genere, fate attenzione perché potrebbe essere un tentativo di riaggancio ed è per quello che qua vi dicono concludete questa fase, cioè basta manipolazioni, basta illusioni, basta proiezioni. Andiamo a vedere una carta degli angeli. Sono un po' troppe, una sola per piacere.
Luna di miele. Godi con gioia del tempo trascorso insieme in vacanza. Ho come la sensazione che vi dicano di non riciclare i ricordi. Sapete? Ti ricordi quanto stavamo bene insieme? Sì, ma quella volta. Poi quanto mi hai fatto penare. Guardate ragazzi, c'è da dire anche che con questo 5 di coppe siete piuttosto focalizzati su quello che avete perso piuttosto che su quello che avete adesso o su quello che avete guadagnato. Però per qualsiasi esperienza si perda la persona, perché magari finisce la relazione o si prendono strade diverse, comunque quel tipo di esperienza vi ha cambiato, vi ha lasciato qualche cosa. Voi non siete più come quelle persone all'inizio dell'esperienza, ok? Avete comunque maturato qualche cosa, siete cambiati, avete capito. Amici dello Scorpione, questo è quello che avevo per voi, spero che comunque la lettura vi sia stata utile. Fatemelo sapere nei commenti, potete mettere like, iscrivervi, condividere, lasciare una donazione oppure abbonarvi al canale se avete piacere di farlo. La parte degli abbonamenti tratta temi di metafisica, spiega argomenti che riguardano l'energia e come muoverla, come lavorare con l'energia. Per quello che riguarda il percorso individuale che sto proponendo, è un percorso basato sul lavoro delle credenze limitanti, però è una parte di tutto quello che tratto poi nella sezione degli abbonamenti. Detto questo, io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!